ti potrebbe arrivare una multa di 250.000 euro. Di cosa Minchia. stiamo parlando? La GCOM è l'autorità garante per le comunicazioni che ha istituito l'albo degli influencer. Vedendo che si muovono, ha deciso di regolarli. Quando si muovono regolari, quando si muovono ancora prima tassa. Ovviamente, per fare cosa? Per colmare il vuoto normativo. E certo, non si può stare senza voto normativo. Assolutamente. C'è gente che c'è finita dentro come E non è più uscita. come Stranger Things. Quando c'è il voto normativo, uno ci dice dentro, che sa che c'è dall'altro lato. Devono registrarsi in un elenco tenuto dalla GCOM e tenere una certa condotta. Ovviamente si devono impegnare per combattere le fake news e tutte queste cose, a fronte delle quali si beccano delle multe che possono arrivare appunto fino a 250.000 euro. Le più salate possono addirittura arrivare a 600.000. Io volevo dire, se voi pensate di seguirci in molti e non ci seguite, noi non vorremmo. Come facciamo? Perché 250.000 euro non ce l'abbiamo manco in tre. Neanche in tre. Noi, tanto chiama un ma perché. Qui c'è un tema, secondo me, di noia dei deputati. Il mio appello è fondamentalmente ai parlamentari di trovarsi qualcosa da fare di diverso, diciamo, che occuparsi delle innovazioni. Innovazioni lasciate stare, che forse è meglio. Buongiorno, bentornati. Oggi siamo soltanto io e Carla Menta. Carla Menta ha una faccia un po' incupita e triste per la mancanza di Carlo Stagnaro. Ma Sono disperato. Cioè, cercherò di tirarti su di morale. No, ma poi perché non me l'aspettavo. Cioè, nel senso, pensavo poi alla fine spunta, ha detto, forse mi collego al volo, mi sono amareggiato. Mai perdere le speranze. D'altronde quando uno deve fare il firmacopie. D'altronde quando uno è un influencer. Non un influencer. E proprio di influencer parleremo oggi. Ma pensavo qualcuno all'influenza. No, quella in genere ce l'ho io. Ce l'hai tu? Io no, Carlo Stagnaro. Apriamo proprio con gli influencer. E diciamo. Poi però parleremo di cose meno serie. Sì. Per esempio transizione 5.0 e la revisione del PNRR, e poi la notizia al buio tua, perché non so che cosa si porta. No, chiudiamo col tema della globalizzazione che diventa integrazione, cioè improvvisamente ci si è accorti, diciamo, che la globalizzazione non è morta, tanto per cambiare, che la notizia della sua morte era ampiamente, diciamo, esagerata. Quando ci accorgeremo che non fa così schifo sarà sempre troppo tardi. Esatto. Va bene, parto io con l'influenza. Sì, partiamo con l'influenza. Partiamo con Stagnaro. Allora, stai attento, Carlo Stagnaro, perché ti potrebbe arrivare una multa di 250.000 euro. Di cosa stiamo parlando? Allora, quest'estate era già stata approvata una delibera della GCOM. La GCOM è l'autorità garante per le comunicazioni, che vedendo che gli influencer si muovono, ha deciso di regolarli. Quando si muovono regolari, quando si muovono ancora prima tassa, poi quando si muovono sì. E poi siamo alla fase 2, alla regolazione. Siamo alla regolazione. Esatto. Che cosa ha fatto la GCOM? Ha istituito l'albo degli influencer. Ci mancava appunto l'album. Anche l'album. Noi ce l'abbiamo figurina di Stagnaro. Non voglio vederlo. Mi fido. L'albo degli influencer che praticamente equipara le persone fisiche, appunto influencer, ai fornitori di servizi. Cioè è un eccesso di zelo nei confronti della regolamentazione europea che ha disciplinato appunto i fornitori di servizi con la direttiva DSA, ovviamente per fare cosa? Per colmare il vuoto normativo. E certo, non si può stare senza voto normativo. Assolutamente. C'è gente che c'è finita dentro come e non è più uscita. Come Stranger Things. Quando c'è il voto normativo, uno ci dice dentro, che sa che c'è dall'altro lato. Ma il problema è che peggio del vuoto normativo c'è il buco nero normativo, perché da quello non ne esci più. E quello che assorbe. Appunto sarà una specie di buco nero normativo, perché a che serve l'albo degli influencer? Serve a disciplinare, ovviamente, a regolare le attività sui social di quelle persone che hanno più di 500.000 contatti
poi vabbè, i criteri sono 500.000 contatti oppure un numero di visualizzazioni medie mensili, cose di questo tipo. Cioè praticamente Stagnaro, che è un influencer, ci sta dentro con le mani e con i piedi. Ma battute a parte, quelli che appunto superano queste soglie di influenza devono registrarsi in un elenco tenuto dalla GCOM tenere una certa condotta. L'albo appunto è diventato operativo è stata un'idea estiva. Quello che è successo in questi giorni è che la GCOM ha approvato anche le regole di condotta, quindi ora non ne possono più scappare. Non solo devono iscriversi all'albo, ma soprattutto devono comportarsi come Bene. dice la GCOM. Che cosa dice la GCOM? Dice per esempio di rendere immediatamente riconoscibili eventuali collaborazioni pubblicitarie. Quindi non so se vi ricordate la pubblicità televisiva quando entrò il disclaimer, sono presenti prodotti a fini commerciali, una cosa Utilissima questa cosa importante. utilissima e sarà Certo. altrettanto utile anche su questo. E poi devono dichiarare se i contenuti sono stati realizzati con l'intelligenza artificiale. Ovviamente si devono impegnare per combattere le fake news, tutte queste cose a fronte delle quali se violano le regole di condotta della GCOM si beccano delle multe che possono arrivare appunto fino a 250.000 euro per ipotesi come la pubblicità occulta, cioè non mettono l'hashtag attenzione, questa è una pubblicità e possono prendere una sanzione fino a 250.000 euro. Le più salate possono addirittura arrivare a 600.000 euro. Ovviamente la sospensione peggiore, quella più temuta, è la cancellazione. Cancellazione, la La morte di... cancellazione dall'albo. Ora, noi questa notizia la diamo appunto a beneficio per interessi di anche bottega, cioè a privati, beneficio di Carlo. Carlo, stai Anzi, io attento. volevo dire, se voi pensate di seguirci in molti non ci seguite, noi non vorremmo, come facciamo Perché 250.000 euro non ce l'abbiamo manco abbiamo in tre. neanche in tre, non li facciamo in tre. Allora, diciamo, la notizia è ghiotta, però secondo me chiama anche un po', cioè, intanto chiama un ma perché? Ecco, questa è, diciamo, la prima riflessione. La seconda, secondo me, è anche, Serena, e ti, diciamo, chiamo in causa in quanto professoressa di diritto costituzionale, cioè, secondo me ci interroga anche sul ruolo del Parlamento, cioè, qui c'è un tema, secondo me, di noia dei deputati, cioè come quando i bambini uno li deve, diciamo, intrattenere, se no fanno danni, no? Perché si annoiano, non sanno cosa fare. Ecco, secondo me qui c'è un problema che uno la mattina ti sveglia e dice cosa devo proporre per, diciamo, assolvere a questo ruolo, perché c'è questo tema. Ora io volevo segnalare a questo proposito, perché non vorrei ci sfuggisse, che in Sicilia, non ridete, dove cioè in questo momento sta succedendo di tutto di più, c'è uno scandalo, diciamo, che interessa l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, indagato, e adesso insomma noi siamo stragarantisti, però quello che esce dalle intercettazioni è abbastanza terrificante. Però la Sicilia, diciamo, in questo frangente così terrificante si preoccupa di diventare, diciamo, un polo nazionale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E come lo fa? Direte voi, consentendo il massimo di investimenti, le regole più facili, tutte? No, con un disegno di legge all'Assemblea regionale siciliana che istituisce un comitato scientifico che aiuterà la regione a dire cosa va bene e cosa no, un osservatorio permanente e poi diciamo una tutela dei consumatori. Quindi diciamo in modo tale che noi siciliani saremo all'avanguardia perché la regione ci dirà come usare l'intelligenza artificiale. Questo a me, diciamo, ecco, consola molto. Quindi il mio appello è fondamentalmente ai parlamentari di non occuparsi troppo, cioè di trovarsi qualcosa da fare di diverso, diciamo, che occuparsi delle innovazioni. Innovazioni lasciate stare, che forse è meglio. Ora, la cosa però che hai detto ma deve proprio occuparsene la GCOM, secondo me, ora faccio la seria per un secondo, è un profilo tutt'altro che scontato, cioè una delibera del genere, a meno che non abbia una base giuridica legislativa, a me lascia un po'
un po' dubbiosa sulla sua legittimità, perché in realtà appunto affronta questioni, diciamo, inerenti ai diritti, in particolare il diritto alla libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, che sono appunto sottoposti alla disciplina legislativa. L'autorità indipendente interviene sui dettagli esecutivi, sui dettagli tecnici, ma questo provvedimento in realtà tocca proprio nel vivo la libertà di espressione e anche la responsabilità di informazione dei cosiddetti influencer. Quindi chissà, magari non avrà lunghissima vita, molto più probabilmente sarà anche difficile metterla in pratica, però certo è che quando parliamo di smanie regolatorie non possiamo fermarci più a vedere soltanto quello che fa il Parlamento, quello che fa il governo, ma bisognerebbe mappare anche tutto quello che fanno le autorità indipendenti e le varie agenzie. Ecco, tra parentesi, sulle autorità indipendenti, diciamo, non è che ci siamo dimenticati che c'è tutto il casino, diciamo, sul garante della privacy, ma siccome non c'è Stagnaro e lui sappiamo che, diciamo, è appassionato all'argomento, non ne parliamo. Quindi questo, diciamo, io non vorrei che la gente pensasse, diciamo, ma lo vogliono evitare come argomento. No, non ce ne fotte niente, ma per rispetto, ecco, a Stagnaro evitiamo l'argomento. Ecco, non diciamo nulla. Esatto, esattamente. Oh, Invece parliamo di di un altro argomento, che è il Transizione 5.0, basta. No. un articolo di Fubini di questi giorni mette in luce come le imprese siano andate in difficoltà per le solite montagne russe di nuovo della regolazione. Perché cosa è successo? Transizione 5.0 è un piano di finanziamento per l'innovazione delle imprese, finanziato con fondi PNRR, che è andato male. È andato male, le imprese non hanno fatto Però domanda, strano. Dico in generale, anche perché non... era così facile fare domanda. Esatto, era una cosa semplice, non era difficile, c'erano poche comunicazioni, c'è una serie di concetti come l'interconnessione dei vari beni, una cosa diciamo serena, che tu dici Serena, cos'è il concetto di interconnessione dei beni? E tu ti lo guardi e dici, boh, preferisco tornare al diritto. Giustamente. Sì, o rinuncio a fare domanda, appunto, che è quello che hanno fatto le imprese italiane, e fondamentalmente i fondi destinati a Transizione 5.0 erano rimasti più che per la metà inutilizzati. Eh, Poi nel frattempo però le cose si sono sbloccate, cioè il governo ha modificato le modalità per accedere ai fondi, e le imprese, dice Fubini, ci stavano un po' mettendo qualche speranza, nel senso che stavano iniziando appunto ad accedere alla piattaforma per ottenere finanziamenti, stavano iniziando a fare le pratiche, e proprio in questo momento il governo ci ha ripensato e ha detto: ma sai che c'è? Transizione 5.0 è andata male. Io ho delle spese sostenute che non so come coprire. I soldi di Transizione 0.0 li dirotto per la copertura di spese già appostate in bilancio per il bilancio 2026, e inserisco quindi questa modifica nella riforma del PNRR. Ora ci sono due questioni di interesse generale. La prima è il fatto che ha proceduto in questo senso quando la riforma del PNRR non è stata ancora approvata. Dovrebbero esserci delle bozze, le bozze dovrebbero essere già all'attenzione della Commissione europea, ma non c'è nulla di definitivo, eppure in bilancio già c'è la nuova destinazione di questi fondi, e questa già è una forzatura, diciamo, delle regole, delle procedure, chiaramente, no? Stai facendo affidamento sulla legge di bilancio a soldi di cui non sei sicuro che puoi fare, di cui puoi fare affidamento. L'altra questione è un po' Dico quella che... poco sicuramente alla Corte dei Conti. Esattamente. Lo dico perché. L'altra questione è quella che sollevava appunto Fubini, e cioè il fatto che
l'imprevedibilità un po' del contesto normativo, per cui nella nella fase diciamo consolidata di transizione 5.0 le imprese non facevano richiesta perché era troppo difficile. Quando è diventato un po' più facile, il governo cambia idea e loro si sono trovate appunto con ore perse a fare una domanda che non è più finalizzabile. Dopo dici che cosa serve a questo paese? Certo non servono i soldi. Questa è proprio una delle dimostrazioni che non servono i soldi, ma serve un po' di buonsenso, un po' di facilità nel fare le cose che si devono fare dal punto di vista burocratico e di tranquillità nel fare il proprio lavoro e appunto mi pare proprio la dimostrazione che non è una questione di soldi. Ci sono particolarmente d'accordo perché l'aspetto della certezza è un aspetto fondamentale, seppure diciamo la pianificazione ormai dentro le imprese abbia per ragioni evidenti, no? Qualche autore diciamo di manager parla di hyper competition, cioè la competizione va talmente veloce che la pianificazione non può essere quella diciamo del piano sovietico, no? A 5, a 7 anni e così via, però neanche diciamo tu puoi trovarti di fronte a un'incertezza normativa praticamente continua, perché questo è chiaro che deprime gli investimenti. Questo è il primo punto, secondo me, a cui facevi riferimento, a cui faceva riferimento anche Pubbini nell'articolo, e credo che sia una costante, cioè soprattutto di queste forme di intervento legate ai crediti d'imposta, cioè il credito d'imposta diventa un elemento, uno strumento semplice dal punto di vista dell'utilizzo, no? Ed è abbastanza intuitivo. Io ho fatto l'investimento, vi riconosco un credito. Poi piano piano a partire dal super bonus in poi alla tragedia, diciamo, della cedibilità di questo credito, la creazione di fatto di una moneta fiscale, ci si è resi conto che questo strumento era forse troppo facile e allora a quel punto si cominciano a mettere una serie di regole che diventano sempre più stringenti fino a punto che lo strumento non solo non funziona, ma vengono cambiate con tanta velocità. Faccio l'esempio anche del credito ZES, che oggi ha una farraginosità nella sua, diciamo, fruizione che è pazzesco, cioè devi tu diciamo, dichiarare entro marzo quello che vuoi fare, poi entro novembre devi presentare il rendiconto già delle fatture che hai avuto e i beni devono essere stati consegnati, quindi tu devi avere diciamo, una capacità di investimento che a volte non è neanche la tua perché il bene non arriva perché le catene del valore o le catene diciamo, di distribuzione non funzionano. Tra parentesi, quindi con una prenotazione che comporta diciamo, un utilizzo prospettico mostruoso. Adesso credo che l'ultimo dato sia che di tutte le domande se ne può fruire, credo sarebbe l'11% contro il 50%. Poi alla fine si arriva a fine anno, al 15 novembre, invece si scopre che tu puoi prendere il 60% perché tutti rinunciano. Questo è il primo punto, cioè la mancanza di certezza. Il secondo, secondo me, è che noi continuiamo a drogare le imprese. Cioè, questo è un tema su cui non ci si interroga mai abbastanza. È transizione, il credito ZES, sono tanti gli aspetti su cui si interviene in maniera parcellizzata e capillare. Ora adesso si sta pensando di cambiare il credito d'imposta con l'IPER e il superammortamento, no? Che diventa ancora più facile, però è certa, diciamo, l'investimento, ce l'hai in bilancio, a quel punto ti porti un'aliquota maggiore di ammortamento. Il punto però resta, secondo me, che l'unico modo per intervenire a favore delle imprese è quello di dare regole certe, come dicevi tu, e di abbassare l'imposizione fiscale. Cioè, questo è, secondo me, cioè, queste stesse risorse, se fossero, diciamo, orientate ad abbassare un punto, non dico tanto, diciamo di IRES, sarebbe certamente o a intervenire per esempio sulla deducibilità degli interessi passivi, che è una questione tecnica di cui si discute da tanti anni, ma di fatto ormai le imprese si indebitano ma non possono portare tutti gli interessi passivi salvo che non ci siano alcune condizioni. Cioè c'è veramente ormai un patchwork fiscale che riguarda non solo i contribuenti persone fisiche ma le imprese, e credo che uno degli scopi dovrebbe essere un domani o al più presto di una possibile riforma quello di rendere tutto molto più semplice. Ne parliamo quando parliamo di riordinare le detrazioni, ne parliamo nelle aliquote, però io credo che questo sia il vero guaio principale in questo momento del sistema fiscale, che continua invece a creare questi pezzi differenziati, la flat tax sugli affitti, la flat tax sull'aumento degli stipendi, il credito d'imposta alle imprese, cioè veramente stiamo arrivando quasi a un tailored fiscal regime, cioè proprio ognuno ha il suo e si E guarda. soprattutto non lo sa. No, sì, non lo sa, non lo capisce, oppure fa un ragionamento, penso al concordato preventivo biennale per i professionisti, no? Devi fare addirittura la scommessa dei 2 anni successivi
per carità, è certamente un incentivo. E la mia sensazione, qui chiudo per passare all'argomento, ma la mia sensazione è che tutto questo sia molto spesso una risposta anche all'incapacità di controllo. Cioè l'unica cosa che lo Stato dovrebbe fare è controllare. Invece finisce col mettere regole sempre diverse, regole preventive, perché poi non può fare il controllo ex post, non fa più quel lavoro lì. Questo incide sulla riscossione, incide sull'evasione, il tema della rottamazione. È un sistema fiscale che non funziona, è diciamo un problema in generale per tutti i cittadini, al di là poi se quando è troppo esoso, ma su questo non c'entro. Credo che su questo noi, diciamo, è un tema di cui si parla troppo poco spesso. Tempo fa è uscita una notizia, credo che i contribuenti che vengono sottoposti a controllo sono l'1,7% della platea. Ora io sono molto contento che non ci siano molti controlli, non siano troppi stringenti, nel senso che ritengo che molti di questi siano troppo invasivi, però oggettivamente, diciamo, poi il problema si pone, quando tu dai tutti questi soldi, non sei in condizione poi di fare i controlli, è chiaro che si apre, diciamo, la via a chi poi vuole frodare, e questo non è positivo per nessuno. Però ciò detto, diciamo, mi butterei, diciamo, su un argomento più filosofico, così, diciamo, più eviterei, diciamo, volerei altro rispetto al fisco, che è una cosa sempre che intristisce, morte e tasse, diciamo, che uno mette sempre assieme, perché l'Economist, l'ultimo numero dell'Economist, si pone un problema relativo, diciamo, alla globalizzazione, cioè in realtà fa presente e nota l'Economist in questo editoriale e poi nel suo speciale, che in realtà la globalizzazione è sempre stata considerata dagli economisti in contrasto, no, col nazionalismo economico. L'idea è che più c'è globalizzazione c'è, più i governi perdono il controllo delle leve fiscali, delle leve economiche e così via. Questo trade-off è sempre esistito, per cui a un certo punto a un mondo globalizzato corrispondono meno nazioni e meno confini. Ora, in realtà, una delle risposte principali al ritorno alle nazioni, al ritorno del protezionismo economico, fa notare l'Economist, è proprio la globalizzazione e la maggiore integrazione. Parte dall'esempio del Brasile, che si è ritrovato con una tariffa del 50% imposta dal governo Trump in ragione di una valutazione del sistema giudiziario che non sarebbe particolarmente consono ai principi e ai diritti, non è che, diciamo, da quale pulpito poi, diciamo, nel senso, ora vedremo cosa succederà anche sui dazi, no, con la Corte Suprema e così via. Però il punto è che alla fine Lula, che diciamo certamente non uno che può essere tacciato di essere un pericoloso liberista economico, che proprio nel suo primo mandato aveva imposto tariffe e dazi, si è ritrovato a rispondere a questa situazione aprendosi di più all'estero, cioè sostituendo in buona sostanza le vendite degli Stati Uniti con maggiori legami, quella che l'economia si chiama integration, che non è proprio una globalizzazione, ma una sorta quasi di globalizzazione selettiva. Se pensate all'accordo fra Mercosur, cioè l'approvazione del Mercosur e l'Unione Europea, il Brasile ha integrato ancora di più i mercati sudamericani, cioè da questo punto di vista l'idea è un po' quella di Hirschman, che viene citato nell'articolo, che la non parla di globalizzazione, ma dice l'integrazione economica con i paesi stranieri in realtà è un modo di diversificare il rischio e quindi di essere in condizione, nel momento in cui una fonte di quello che ti arriva diciamo, si secca, non arriva più quello dove arriva, e tu sei in condizione di rispondere a questo. Pensiamo al tema delle terre rare con la Cina, quindi a una potenza geopolitica che non vuole più farti avere qualcosa. Allora, questo è secondo me un argomento che, insomma, mi fa andare a dormire più sereno rispetto alle prime due notizie. Da questo punto di vista ci dà un minimo di speranza, cioè che alla fine in qualche modo i fondamentali economici della libertà economica, libertà di commerciare, comunque li giri, e per quanto cerchi di sopprimerli, trovano la possibilità sempre in maniera abbastanza carsica di tornare. No, voglio dire, se c'è arrivato anche Lula, basta, abbiamo finito. Sì, potremmo Cioè, voglio dire. questo è, diciamo, un Non dato c'è positivo. Tra altro. l'altro, da parentesi, anche sull'ambientalismo, mi pare che adesso, diciamo, si siano resi conto e forse, diciamo, c'è un tema, diciamo, non possiamo, la ministra dell'ambiente, una famosa ambientalista, ha detto, però non possiamo smettere di usare improvvisamente i combustibili fossili, se no siamo fottuti, diciamo, non ha detto, Diamogli il premio Bruno Leone 2026, che ti devo dire. potrebbe essere a Lula, certo, potrebbe essere io, d'altronde, avendo aperto, diciamo, con la bandiera rossa, ormai possiamo fare questo. Però, sai, dopo Lula che dice che tutto sommato gli accordi commerciali sono una cosa positiva, l'apertura delle frontiere economiche è una cosa positiva, io non ho veramente più niente. Ecco, io non vedo grande differenza, devo dirti, nel concetto di integration e il concetto di globalization. Non c'è dubbio però che è vero che quelle istituzioni, il multilateralismo e quelle istituzioni che erano tipiche della globalizzazione sono un po' in crisi, questo è vero, ecco. Quindi è un po' una risposta
quasi, no, quasi individualistica. Io mi Allora, faccio probabilmente la differenza è nell'opportunismo, cioè è una risposta opportunistica, no? Credere nella globalizzazione vuol dire credere in generale in un'idea, oltre che in una pratica. Quindi avere un principio fermo e provare a onorarlo nelle varie fasi storiche e economiche. Fare integrazione, friendshore, cose di questo tipo non ha quel senso di stabilità che ti dà il perseguire un principio. Probabilmente questo stanno facendo. I BRICS fondamentalmente sono questo, no? Cioè sono un insieme di paesi accomunati da poche cose, ma è più l'opposizione comune che li accomuna che non una convergenza verso un sistema giuridico-economico simile. Da questo punto di vista, appunto, credo che Trump abbia segnato un momento di rottura anche per l'accreditamento della dottrina integrazionista da parte, per esempio, di Lula, cioè in fondo si può spiegare come una reazione ai tuoi nemici consolidati, no? Però magari appunto se gli effetti di questa integrazione ricadono poi positivamente sulla popolazione, magari una delle conseguenze intenzionali sarà quella di appassionarli o rendere loro dimostrazione che i mercati funzionano molto di più del dominio politico di un despota o di un capo partito e capo popolo di turno. E d'altronde devo dirti che qualche tempo fa, adesso non ricordo se è il podcast dell'Uber Institution, si parlava proprio di un libro nel quale si contrapponevano fondamentalmente i buoni e i cattivi restavano appunto la Russia che vede nell'Occidente, diciamo nei valori liberali, certamente qualcosa non funziona. Dice il problema vero è la Cina, perché mentre prima quando ci confrontavamo con l'Unione Sovietica il contrasto dei modelli economici era talmente evidente che veniva facile spiegare che quello era un regime di merda. Oggettivamente, diciamo, la Cina in molti posti, in particolare nelle grandi città, ovviamente, non nelle aree rurali, non con la distribuzione che ritenevano possibile, la vita è assoluta, da un punto di vista economico non è certamente, diciamo, diverso da quella che facciamo noi, se non superiore in alcuni posti. Quindi, da questo punto di vista, è come quasi Serena, no? Se la globalizzazione fosse ormai l'avessimo dato talmente per scontato, no? Che il mercato in tutte le sue forme, che diciamo la concorrenza, la competizione sia una cosa che aiuta e porta ricchezza, che addirittura anche quei regimi che ne avevano fatto, diciamo, anche ideologicamente un qualcosa di negativo, finiscono con l'adottarla e poi si pone il problema politico, che invece è un problema, diciamo, perché questo legame che pensavamo ci fosse, no? Fra l'arrivo del capitalismo, l'arrivo della libertà, no? Ancora non si vede. E dopo l'89 ritenevamo fosse, no, ecco, però questo è una delle grandi delle cose che non abbiamo visto purtroppo, diciamo, arrivare. Questo lo possiamo dire. Purtroppo al momento sembra che ci possa essere una dittatura come in Cina, è la ricchezza, che non è capitalismo, ma è certamente la ricchezza. Esatto. Quindi con questa riflessione, sperando che Sagnano non venga, non so se è in transito, non vorrei lo ferma la polizia degli influencer e gli fa la polizia postale. La polizia postale che gli fa guardare. Tra parentesi, nel giorno in cui scriviamo ormai è obbligatorio, e questo è un problema, Sagnano, dare l'identità per accedere ai siti porno. Questo è un altro problema, secondo me, che del digitale che dobbiamo. Scusa, come fai a dare l'identità? O non lo so, questo non te lo so dire, ma è passata questa norma per cui devi dare l'identità per dire che hai 18 anni. Prima dicevi accetto, io non lo so, me l'hanno raccontato. Cioè devi usare la carta d'identità di tuo padre. Secondo me devi usare lo SPID. Probabilmente. Adesso però diciamo chiediamo a Stagnano perché sarà un problema certamente. E anche influencer da quel punto di vista. Cioè lui ha tutto un suo... Oppure magari c'è qualcuno dei 4 gatti che ci seguono che lo sa e ce lo può dire. Tra parentesi io lo dico in chiusura, una delle cose che vorrei sollevare prima o poi è questa vicenda di OnlyFans. Perché spuntano sempre queste ragazze, o questi ragazzi, più spesso queste ragazze, non voglio fare il sessista, ma è un modo di fatto, che guadagni, tipo, io ormai guadagno 30.000 euro al mese con OnlyFans. Vabbè, ma io non penso che tutti guadagnano 30.000 euro. Cioè, secondo me, questo di Economics of OnlyFans va un po', diciamo, secondo me, approfondito. Se vogliamo farlo in questa serie, o vogliamo farlo in altre serie, fatecelo sapere. Però, secondo me, è una cosa interessante.
Vabbè, magari in una puntata tua e di Stagnaro. No, perché so che Stagnaro ora vuole aprire l'account. Non so cosa ci vuole fare, però so che lo vuole. Quindi con questo chiuderei. Ciao. Ciao. E vorrei avere un'altra donna, ma mi dannerei. Vabbè. L'hai registrata? Ovvio. Insomma, facete schifo.